Siamo a Napoli, quartiere Agnano, all'azienda agricola Agnanum di Raffaele Moccia. Raffaele Moccia produce uva falanghine e piedirosso, per buona parte da vigneti antichi disposte sulle colline vulcaniche degli Astroni. L'azienda agricola ha una superficie vitata di 15 ettari, approntata su terrazzamenti governati completamente a mano. Si è costretti a tale pratica poiché il terreno è frutto di almeno 7 eruzioni vulcaniche, avvenute fra 4250 e 4200 anni fa. L'eruzione del vulcano Astroni ebbe luogo in un momento in cui la piana campana era abitata da una popolazione di agricoltori del tardo neolitico. I Borboni, con Alfonso I di Aragona, realizzarono quella che divenne una reale riserva di caccia. Oggi gli Astroni accolgono l'oasi naturale del WWF. Le modalità di conduzione della vigna è definita eroica perché tutte le operazioni in campo sono realizzate completamente a mano. Raffaele vivi e sei nato ad Agnano. Chi ti ha insegnato il tuo lavoro? Diciamo che fin da piccolo, in tenera età, posso dire in tenera età, all'età di 4 anni venivo insieme a papà, perché noi abitiamo a valle, e il quale sulle sue spalle mi portava in vigna. È arrivato in vigna, la mia mansione iniziale era quella di scegliere le erbe spontanee per alimentare tre fossi di conigli che avevamo all'epoca, e questo fu il mio, diciamo, lavoro iniziale che mi fu attribuito. Raffaele, hai deciso di fare questo lavoro? Diciamo che probabilmente se fossi nato in un altro contesto non saprei dire se mi troverei a fare questo lavoro, questo non lo so, però essendoci ormai nato, essendo stato ormai da piccolo impegnato nelle attività agricole che si svolgono in questo territorio, probabilmente posso dire che il continuo e l'abitudine di fare questo tipo di lavoro è stato tale da potermi definire uno di quelli che non sa vivere diversamente. Quindi a questo punto quello che sto facendo lo sto facendo forse perché l'ho sempre fatto, ma c'è pure da dire che per approfondire le mie conoscenze agronomiche frequentai l'istituto agrario, quindi mi diplomai come agrotecnico, poi volevo continuare come agronomo, ma mi resi conto che per seguire con maggiore attenzione la mia azienda da vicino, alla fine desistei sia a svolgere la libera professione sia a continuare gli studi come agronomo, e quindi eccomi qua, mi sono dedicato anima e corpo a questo territorio, per cui insomma quello stiamo facendo ormai posso dire da 55 anni. Raffaele, rispetto ai tuoi predecessori, in cosa si differenzia il tuo lavoro? Ma diciamo che quello che mi hanno insegnato i miei posso definirle le basi, sulle quali poi io di mia spontanea volontà ho apportato delle modifiche. Per esempio ho cercato di cambiare un poco quello che erano i punti critici dei terrazzamenti, mettendo in condizione a questi terrazzamenti stessi di assumere un aspetto tale da poter maggiormente contenere l'acqua e quindi trattenerla, evitando ruscellamenti e quanto altro. Quindi questo è stato un lavoro fatto manualmente, stravolgendo anche un po' qualche vecchia metodica che precedentemente era alla base. Raffaele, hai attuato o stai attuando sperimentazioni per quanto riguarda le tue produzioni? Sì, diciamo che è a tradizione aziendale, familiare, quella di allevare animali di bassa corte, e non solo, perché precedentemente anche pecore, e ancora prima di me papà i vitelli, per dare la giusta importanza alle erbe infestanti. Ultimamente io, oltre ai conigli e ecco, alle galline ovaiole con cui facciamo un uovo che proviene da galline che vengono allevate a terra e all'aria aperta, e anche polli che sono dall'altro lato da carne, ho pensato di allevare la quaglia. È un qualcosa che ho fatto già quando avevo
un 17-18 anni, quindi parlo di più di 40 anni fa, e mi ero promesso un giorno di farlo. Ci sto provando ultimamente e stiamo producendo uova e carne di quaglia, il che può darsi che possa suscitare anche l'interesse e l'attenzione di qualche chef che vuol proporre un qualcosa che in zona penso debba essere fatto cultura in merito, secondo me, a livello alimentare, però ci stiamo provando. Raffaele, come vedi la tua azienda fra 50 anni? Ma io non è come la vedo, come spero che sia. In verità devo dire, devo essere sincero, se oltre ai miei primi, diciamo, 5 ettari che storicamente abbiamo condotto e da bambino insieme a papà, ho poi accettato la restante parte degli altri 10 ettari che comunque erano facenti parte di un vigneto di famiglia che uno dei miei avi nel 1800 aveva avuto la brava idea di impiantare, e quindi così come ha iniziato una sola persona e oggi a distanza di oltre un secolo e mezzo uno dei suoi discendenti, che sarei io, ha deciso da solo, ecco, quasi si può dire, di riprendere in mano tutto quanto il vigneto. Così spero, avendo chiesto pure a mio figlio se fosse interessato a questa mia intenzione di recupero, tra virgolette, del territorio, e lui di buon grado ha detto facciamolo perché a me piace. Ecco, spero che questo suo dire abbia un seguito, e questa cosa mi pare che al momento sia reale, perché ancora ora che sto parlando, a 25 anni, a fianco con me in cantina, ecco, in vigna, e segue con passione l'azienda senza, insomma, preoccuparsi degli orari, e con sacrifici sotto l'aspetto, ecco, fisico perché qui si lavora anche i giorni di festa, la domenica, insomma, e quindi mi rincuora il fatto che se lui continua ad assumere questo atteggiamento di amore nei confronti del territorio e quindi della nostra vigna, e questa cosa, insomma, gli possa appartenere anche in futuro, forse fra 50 anni, non dico che deve migliorare, ma perlomeno cerchiamo di mantenere in piedi una tradizione che a questo punto, passati 50 anni, durerebbe a livello di famiglia oltre i 2 secoli. Raffaele, chi preparava il piatto a cui sei più affezionato? E mia mamma, che è morta qualche anno fa, era una bravissima cuoca. E il piatto di cui stiamo parlando era la pasta e fagioli con la gotica. E ad ogni vendemmia, quando c'erano amici, perché la vendemmia si faceva in collaborazione di amici e vicini, che ad ogni vendemmia noi aiutavamo a loro e loro aiutavano a noi, e coglievano l'occasione per venirci, ma innanzitutto per assaggiare questo famoso piatto di pasta e fagioli che faceva a 07, che fosse mia mamma. E quindi sono rimasto legato a questo piatto, sia perché è tipico della nostra zona, tra l'altro erano i nostri fagioli, la gotica era da maiali allevati da noi, e quindi, come si suol dire, un prodotto ultra paesano, e poi fatto con maestria, perché era molto brava. Non so i suoi segreti quali erano, ma qualcosa glielo ha trasmesso pure a mia moglie, che comunque... E continua a cucinarlo con gli stessi ingredienti? Mia moglie sì, diciamo che riesce a fare un bel piatto di pasta e fagioli, senza invidiare, insomma, quello di mia mamma. Raffaele, che fagioli usa? All'epoca noi avevamo dei fagioli nostri che papà in verità era il detentore di un seme che non era quasi di conoscenza di nessuno di quelli che in zona coltivavano fagioli. E oggi purtroppo io dedito alla viticoltura e alla cura di questo territorio, e purtroppo al ripristino dei terrazzamenti che erano scomparsi, e che mi ha impegnato veramente un trentennio a dir poco, e ancora non ho finito, e non sono più riuscito, alla morte di papà che è avvenuto 2 anni fa, fino a 2 anni fa avevamo i nostri fagioli, non sono più riuscito a detenere questo prezioso seme si è perso, e compriamo anche noi i fagioli. Però
è in procinto l'idea di dedicarmi a un poco di orticoltura appena sarò distolto da questo immane impegno di rifacimento totale di tutto quanto i terrazzamenti, e allora se ho la forza di farlo farò anche un po' di orticoltura e introdurrò i fagioli. Non saranno più quelli nostri di una volta, ma sarò intenzionato a riprodurli innanzitutto per autoconsumo, poi se avanza qualcosa lo vendiamo.